Salute a tutti! Ci eravamo lasciati all'ultimo video sull'epopea di Pacciani alle soglie del processo di primo grado, processo che iniziò il 19 aprile 1994. Ecco, un processo che gli italiani attendevano con interesse, soprattutto anche perché c'era stata la precedente esperienza del processo di Mani Pulite, il famoso processo a Sergio Cusani per la tangente Enimont, che era entrato attraverso la televisione nelle case di tutti gli italiani e aveva così fatto assaggiare questo nuovo spettacolo al quale non eravamo abituati, quello delle aule dei tribunali, che si era sempre visto al cinema, cioè si era visto nei telefilm americani questi dibattiti che da noi non c'erano. Il nuovo codice di procedura penale fu, diciamo, l'apertura a questo nuovo spettacolo e i mass media ne approfittarono. Tra l'altro il processo Cusani non era ancora finito, finì lì il 28 mi sembra ci fu il verdetto, ma appunto questo processo Pacciani cadde a proposito, cadde proprio in un momento in cui c'era questo interesse enorme. E infatti se andiamo a vedere questa pagina della Nazione, che pubblicò un dossier di varie pagine quello stesso giorno dell'inizio del processo, il 19, ecco, vediamo l'interesse enorme che non era soltanto dell'Italia ma addirittura del mondo. Gli occhi del mondo sul processo Pacciani, giornalisti da tutta Europa e perfino dal Giappone. Ecco, tra l'altro nelle prime udienze, non credo nelle primissime ma di lì a poco, arrivò anche l'autore del Silenzio degli Innocenti, Thomas Harris, mi sembra, qualcosa del genere, che però lui cercava un altro mostro da magari inserire in qualche suo romanzo, però rimase deluso, insomma Pacciani non gli sembrò un mostro credibile e io penso che avesse ragione. Per la narrazione del processo mi avvarrò ancora una volta, come ho già fatto nei video precedenti, del mio saggio. Cominciamo a leggere qualcosa. Il 19 aprile 1994 un Pacciani intimorito e piagnucoloso faceva il suo ingresso nell'aula bunker del Tribunale di Santa Verdiana, nel centro di Firenze. Accanto a lui due difensori, Pietro Fioravanti e Rosario Bevacqua, due personaggi che più diversi non potevano essere. Rosario Bevacqua, che era un omone imponente anche come toni di voce, Fioravanti era piccoletto, molto protettivo nei confronti di Pacciani, insomma una coppia abbastanza colorita, anche se poi diciamo che di fronte alla macchina da guerra dell'accusa si dimostrò poco incisiva. Dall'altra parte Paolo Canessa, pubblico ministero giovane, brillante e aggressivo, pronto a padroneggiare con abilità l'esercito di testimoni, intorno a 150, nella lista iniziale erano 143, poi se ne aggiunsero altri, che si sarebbero succeduti di fronte alla giuria in una quarantina di udienze. Probabilmente le udienze furono 45, io non ho il numero preciso, insomma 40-45. Al lato gli avvocati di parte civile, rappresentanti i familiari di una metà delle vittime, tutti schierati con l'accusa, come sempre, no? A parte però un'eccezione. Comunque vediamoli, quelli che io ho trovato così. C'era Aldo Colao per la famiglia Mainardi, Patrizio Pellegrini per i genitori di Piarontini, Luca Saldarelli per la famiglia Cambi, Andrea Capanni per Marzia Rontini e Luca Santoni Franchetti per la famiglia Pettini, Gentilcore, Stefanacci e anche per i due francesi. Ecco, era proprio lui l'eccezione, no? La mosca bianca, Luca Santoni Franchetti, che non credeva alla colpevolezza di Pacciani e costituì una spina nel fianco dell'accusa e anche dei suoi colleghi di parte civile, perché le sue domande tendevano sempre a portare il discorso sui sardi, abbandonando quello su Pacciani, perché lui pensava che appunto erano questi i colpevoli, andava cercato lì il colpevole. Ad assicurare il rispetto delle regole il presidente del tribunale Enrico Ognibene, la cui salda amicizia con Piero Luigi Vigna si tramanda la leggenda di appassionate battute di caccia e rilassanti partite a golf, di sicuro non lasciava troppo tranquilla la difesa. Per di più il magistrato aveva ricoperto il ruolo di giudice a latere nel procedimento contro Pacciani per la violenza alle figlie. Questo l'abbiamo visto, no? Una cosa un po' strana, cioè la difesa Pacciani avrebbe potuto ricusare questo giudice perché c'era stato questo precedente, però non lo fece. Ma
Quindi il pericolo di un trattamento non imparziale era da mettere in conto. In ogni modo, la centralità del dibattimento prometteva di rendere la partita apertissima, almeno sul fronte delle testimonianze. Chi aveva raccontato fatti e fattacci avrebbe dovuto ripeterli davanti alla giuria, confrontandosi con gli avvocati difensori. Un po' come nei telefilm americani, insomma, dove conta soltanto quello che il testimone dice in aula. E poi c'erano le telecamere di Un giorno in pretura, il programma Rai che avrebbe documentato il processo trasmettendone ampie sintesi, mentre una TV locale ogni sera avrebbe mandato in onda integralmente l'udienza del giorno. Quindi tutto si sarebbe svolto alla luce del sole e tutti avrebbero potuto verificare il corretto andamento del processo. Questo però soltanto in teoria, poiché nei fatti apparve subito chiaro che il verdetto era già stato scritto. Così Paolo Canessa, nella relazione introduttiva del 21 aprile, definì il compito che lo attendeva. È un processo complesso e difficile, per un altro motivo, forse il più importante, perché è un processo indiziario per il quale, nel corso delle lunghe indagini, non sono state raccolte ad oggi prove dirette della responsabilità dell'imputato. Tantomeno ci sono ammissioni, neppure parziali, nemmeno su circostanze secondarie da parte dell'imputato. Il PM era consapevole, insomma, di non avere in mano neppure una carta di per sé vincente. Impostò quindi la partita con astuzia, cercando innanzitutto, però ricordiamoci che dietro di lui, chi c'era dietro di lui, cercando innanzitutto di dimostrare che Pacciani era un guardone, un pervertito, un violento, sia con la propria famiglia sia verso terzi, e che aveva dimestichezza con le armi da fuoco. Secondo lui tutte caratteristiche altamente compatibili con la figura del famigerato assassino. C'era poi la questione delle motivazioni a uccidere, non sorrette da alcuna perizia, ma affidate alla vicenda del tradimento di Miranda Mugli, convocata sul banco dei testimoni e naturalmente del precedente specifico dell'omicidio Bonini. E qui bisogna dire che ci fu il tentativo, e un po' inusuale, di dimostrare l'errore giudiziario che ci sarebbe stato con la condanna di Stefano Mele. Alla compatibilità e alle motivazioni si affiancavano le testimonianze di presunti sopralluoghi nelle zone di Giogoli e Scopeti prima degli omicidi e un avvistamento nella notte del delitto degli Scopeti, al quale se ne aggiunse un secondo quanto mai opportuno a processo già avviato, e qui mi riferisco a Lorenzo Nesi. Il ritrovamento della cartuccia nell'orto e il possesso di materiale sottratto alle vittime tedesche avrebbe costituito nelle intenzioni la definitiva dimostrazione di colpevolezza. Da parte sua Pacciani, sempre presente in aula, decise di non farsi interrogare, affidandosi a saltuarie dichiarazioni spontanee a confutazione di qualche testimonianza con la quale non si trovava d'accordo. Difficile giudicare se si trattò di una scelta indovinata. Da parte loro i suoi avvocati furono costretti a giocare di rimessa contro un pubblico ministero estremamente aggressivo, per di più spalleggiato nel rapporto con alcuni testimoni da un presidente che non parve mai neutrale in un confronto del tutto impari. Allora, la prima udienza, il 19, fu un'udienza così di preparazione, la presentazione dei giurati, gli interventi delle varie parti. La prima vera udienza fu il 21 aprile. Ecco, in quell'udienza ci furono le dichiarazioni introduttive, tra cui c'era questo pezzettino di Canessa, e ci fu la presentazione del famoso quadro Sogno di fantascienza, il famoso quadro di Olivares. Ecco, facciamo un piccolo excursus di questa cosa. Allora, sui giornali, sulla Nazione, allora vediamo qui, già la Nazione del 21, il giorno stesso in cui Canessa doveva presentare questo quadro, già la Nazione ne parlava con l'immagine del quadro in prima pagina. E questo vuol dire che su questo quadro c'era già stata una comunicazione con i giornalisti, evidentemente questo quadro, che non poteva essere prova di nessun valore, però da un punto di vista mediatico si sperava che portasse lontano, e invece si rimase molto delusi. Allora, vediamo comunque. Ecco qui, dopo che Canessa presentò questo quadro, un disegno da mostro. L'assassino di Firenze ha dipinto i suoi incubi. La difesa, vediamo qui in questa pagina interna, quel dipinto è solo una trappola.
La difesa cercò di dire, cioè disse che questo quadro Pacciani lo aveva soltanto colorato, ancora non si sapeva bene da dove arrivava questo quadro. Si seppe all'udienza dopo perché, ricordo, una signora appassionata d'arte aveva ospitato il pittore che aveva disegnato questo quadro, Olivares. E infatti già la domenica, eccolo qua, mostro, il quadro fa blob, questo è un articolo della Domenica, della Nazione. Ma Vigna non fa marcia indietro, infatti c'è l'articolo con le dichiarazioni di Vigna, no? Che cercò di rigirarla, insomma, in qualche modo, ma che fu chiaramente un clamoroso infortunio. Le 7 udienze successive, dal 22 aprile al 3 maggio, furono dedicate alla ricostruzione di tutti gli omicidi. Furono chiamati i rappresentanti delle forze dell'ordine che avevano partecipato ai sopralluoghi, con la descrizione dei mezzi, delle scene dei crimini, i rappresentanti della scientifica famosa Autorino, e poi ci fu la descrizione delle autopsie, i risultati autoptici. Ci furono vari medici legali, tra cui il più importante fu naturalmente Mauro Maurri. Ecco, in queste 7 udienze si toccò con mano quello che era stato l'enorme cumulo di errori fatto dalle forze dell'ordine. Vennero descritte delle situazioni raccapriccianti. La più famosa fu quella del delitto di Giogoli, dove il presidente Ognibene fece la sua famosissima battuta davanti a una foto della scena del crimine di Giogoli, che probabilmente, se non era questa, era una molto simile, no? Qui si può vedere l'estrema confusione che c'era attorno a quel furgone. Era lì a deporre il maresciallo Leonardi, che aveva partecipato appunto a questi rilievi. Presidente, vogliamo far vedere un attimo, pubblico ministero, questa fotografia? Sì, ecco, io preferivo farla vedere dopo che il test ci aveva spiegato la situazione. Questa è talmente chiara. Presidente, era questa la scena che lei trovò sul luogo? Chiese a Leonardi. Migliore, peggiore, più gente, meno gente? Leonardi, sì, è questa, certo. Quindi là il blindato, le macchine dei carabinieri erano addirittura nello spiazzato sterrato vicino al furgone? Leonardi, sì. Quindi io anticipo la domanda, dice il PM, tanto lo stavo facendo io l'esame, ma quello che vogliamo dire è questo. Come fate a fare i rilievi del luogo se almeno apparentemente in prospettiva ci sono macchine sul terreno, maresciallo? Ma Leonardi, ecco, questo stavo per dire. PM, ecco, ce lo dica lei, così ci leviamo questo groppone. È inutile, guardi lì, scusi, guardi le persone che ci sono. Come fa lei che arriva a fare i rilievi a sentirsi in grado di farli? Presidente, maresciallo, mancavano i brigidini e poi era la fiera dell'impruneta. Eccola qui la frase che immancabile, che non si può non citare. Leonardi, no, dopo che, poveraccio. Presidente, questa è la situazione. Comunque, in ogni caso, queste 7 udienze, queste deposizioni, per molti anni sono stata la fonte principale di informazione da parte degli appassionati che volevano cercare di ricostruire questi omicidi, no? Anche per le dinamiche, le ferite, i proiettili, i bossoli. Però ci sono molte imprecisioni. Cioè io mi ricordo Maurri che non si ricordava, raccontava delle cose che poi, quando poi sono venute fuori negli ultimi anni, vari verbali di autopsia, i sopralluoghi, quelli di sopralluogo, si è visto che le imprecisioni erano moltissime. Comunque queste udienze vennero registrate da Radio Radicale, che sono disponibili in audio sul sito di Radio Radicale e che poi sono state trascritte nel sito Insufficienza di prove da Francesco Cappelletti. Ecco, queste udienze hanno sempre costituito un grande serbatoio di informazioni. Dopo l'illustrazione di tutti i delitti ci fu una pausa, probabilmente per dar modo alle parti di assorbire la massa enorme di informazioni che erano state trasmesse. E il processo fu sospeso e ricominciò il 23 maggio, con la deposizione di Ruggero Perugini, che raccontò delle indagini. Allora, Ruggero Perugini fece una deposizione di varie ore, non lunga, non lunghissima come quella che avrebbe fatto poi Giuttari al processo a Compagni di Merende,
ma insomma una bella deposizione dove raccontò tutto l'andamento delle indagini, più o meno le cose le abbiamo già viste nei video delle indagini dell'istruttoria, è inutile ripeterle, raccontò di come si era arrivati a Pacciani, raccontò del fucile, raccontò delle perquisizioni, poi Perugini comunque avrebbe fatto altre deposizioni in seguito. A questa deposizione Perugini reagì Pacciani, che chiese la parola e gli fu concessa e così cercò di confutare qualcuna delle affermazioni dell'investigatore. Leggiamone qualcuna. Io cercherò un po' di dare l'idea del suo linguaggio colorito, naturalmente non ci posso riuscire. Allora, mi deve scusare, signor Presidente, ma volevo contestare che io, quando mi trovavo casiere nel 73 a San Casciano, casiere significa custode, con il marchese Pierfrancesco Rosselli, pagato tutti i giorni perché avevo 26 vitelloni, lavoravo anche la domenica. Mi si dice che io andavo in giro, andavo qua a spiare, a girare, e che? Ma che sono un pazzo, vado a guardare che gli altri fanno io. Inoltre, con 26 vitelloni nella stalla, a 4 ore di lavoro in fattoria, io lavoravo 12 ore al giorno, ero pagato tutta la settimana. Dunque, gli domando a lei se io avevo il tempo di andare a girare. Non avevo il tempo nemmeno di legarmi le scarpe io. E poi, che vo' a vedere, che fanno gli altri? Io sbagliai nel 51, pagalmi debito, venni fuori, chiesi la riabilitazione, chiesi perdono alla parte lesa, presi moglie e mi fece una famiglia e di questo fatto sia chiuso. Un debito si paga una volta, non due. Cosa si va a cercare sempre il solito chiodo? Poi si dice che gli ha fatto un toro senza le puppe io. Domando e dico, se un toro e gli ha le mammelle, io non l'ho mai visto, no? E mi si è contestato. Dice, ha fatto un toro senza le mammelle. Qui si riferisce alle valutazioni sul quadro di Olivares, dove ci sarebbe questa bestia che sarebbe un toro con le mammelle cancellate, adesso non mi ricordo nemmeno. Poi sull'altezza, per l'altezza, io se si va a vedere la carta d'identità dice 1,70 m, io sono 1,65 m scarso. Ora la carta d'identità si dice a voce. Quanto tu sei alto? Ma sarò alto 1,70 m, uno è, ma non misurato, io non mi sono misurato 100 volte. Dio buono, non è che io non ho mai detto le bugie, ma io ho sempre detto la sincera verità. Presidente, quindi lei avrebbe dichiarato un'altezza maggiore? No, ma io, se si tratta della carta d'identità, si fa a voce. Me lo dicano a voce, io non avevo mica lì il metro per misurarmi. Io non mi ero mai misurato, per dire la verità. Che vuoi, noi contadini non si va mica a misurarci, è compagnia bella. E poi queste malattie che ho avuto, quella è la sincera verità, le malattie che ho avuto, perché ho avuto 2 infarti e porto sempre i cerotti attaccati per la circolazione del sangue. E poi trucchi, c'è dei trucchi che sono stati fatti, non so mica da chi, ma da una persona che mi odia. Io non odio nessuno, ho voluto bene a tutti. C'è qualcuno che mi odia, ma ha fatto questi trucchi, non l'ho mica fatti io. È come la cartuccia, si dice, messo nel travetto. Quella casa è stata vuota 6 anni e la cartuccia nella perizia dice risale da 3 a 4 anni. Sicché che ce l'avrò messa io, che non c'ero? Vabbè, dopo Perugini cominciarono, e la dichiarazione di Pacciani, cominciarono i testimoni, quelli che avevano visto qualcosa, che conoscevano Pacciani. Su questi testimoni c'è da dire che il loro atteggiamento nei confronti di Pacciani parve sempre molto malevolo, molto diffidente. E di questo se ne accorse un'osservatrice attenta, Liliana Elisei, che assisté alla maggior parte delle udienze e ci lasciò le sue impressioni in un libro che si chiama Signori la Corte. È un libro che oggi non è più reperibile, non è che sia un libro particolarmente, è anche abbastanza piccolo, ma insomma ci sono le sue impressioni che sono molto significative. Fortunatamente abbiamo una trascrizione di questo libro in PDF e si può scaricare dal mio sito. Ecco, io leggerò alcuni piccoli passi di questo libro per dare un po' un'idea. Ecco, vediamo cosa scrisse Liliana Elisei di questo clima così un po' malevolo nei confronti di Pacciani da parte di tutti i testimoni. A parte qualche eccezione, tutti sembrano esprimere antipatia, animosità verso di lui, scaturite forse dopo la disgraziata vicenda delle figlie. Quello che prima era un uomo inserito nella comunità, pur con tutti i suoi difetti e qualche pregio, simpatico a volte, lavoratore,
Adesso è un tipo turpe e allora diventa scomodo, scostante. Dalle loro deposizioni si avverte questo sentimento più o meno palese e varia di poco a seconda della loro indole. Chi lo manifesta spontaneamente, senza ritegno, con tanti, sì è lui, era qua, era là, faceva questo, quello. Oppure non sapevo, però ho sentito dire, lo conosco poco, giusto un po', ma è quasi niente, non ci ho a che fare. Prevalgono certamente i denigratori, gli ansiosi che lo vogliono incastrare per toglierlo quantomeno e quanto prima di mezzo. Ecco, qui io vorrei dire quello che secondo me potrebbe essere una classificazione delle testimonianze, dei testimoni. Perché c'era, prima della loro testimonianza, la domanda di rito da parte del presidente, siccome c'erano le telecamere che riprendevano, c'era la domanda: vuole essere ripreso o no dalle telecamere? Ecco, c'erano quelli che dicevano no, no, e basta, e quelli che dicevano uguale, fate come volete, e questi volevano essere ripresi. Evidentemente insomma, contavano sul fatto che poi sarebbero stati visti dai loro amici, dai loro parenti e compagnia bella. Ecco, teniamo conto che i testimoni già da questo possono essere un minimo classificati. E qui continua il mio saggio. Spesso le telecamere restituirono l'impressione che molti testimoni avessero recitato di fronte a parenti e amici, ed è lecito il sospetto che qualcuno di loro, più che altro, avesse voluto partecipare allo spettacolo mediatico, recuperando magari il ricordo della fuggevole visione di un volto o di una sagoma che la voglia di aiutare la giustizia, magari condita da un pizzico di protagonismo, gli aveva fatto associare a Pacciani. Altri erano entrati dentro malvolentieri, e questi erano quelli che non volevano essere ripresi, magari scontando una vanteria raccontata a qualche conoscente, perché una volta, sì, anche loro, avevano visto Pacciani in atteggiamento sospetto. Si sa com'è la gente, no? La gente se gli dice è successo questo, ah sì, l'ho visto. Sì, e anche in questo caso furono molti che, sentendo parlare di Pacciani, dissero magari ad amici, sì, io l'ho visto quella volta là, sì, lo conosco io quello là. Poi magari la voce era giunta alle orecchie lunghe della SAM e poi la SAM aveva convocato questa persona. Suo malgrado, magari perché quella che era stata una vanteria poi la dovevano ripetere in tribunale. La voce era giunta poi alle orecchie lunghissime degli uomini della SAM intenti a battere il territorio, i quali, senza troppi complimenti, avevano convocato la malelingua invitandola a raccontare l'accaduto in questura. Per questa categoria di testimoni le deposizioni risultarono esitanti, con il PM che cercava di cavar loro le parole di bocca. Quando queste non volevano uscire, oppure quando non si confacevano alle precedenti dichiarazioni, con piglio autoritario partiva la contestazione attraverso l'implacabile lettura dei verbali, con il soggetto intimidito costretto a confermarli. In quei frangenti lo spirito del rito accusatorio veniva clamorosamente tradito, poiché a testimone si sarebbe dovuta dare ampia libertà di decidere le proprie risposte al momento, ed eventuali differenze rispetto a quanto risultava dai verbali avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione della sua attendibilità da parte della giuria. E questo bisogna dire, cioè quando c'erano queste differenze di dichiarazioni tra il momento delle dichiarazioni in questura e quelle del dibattimento, io penso che la cosa più ragionevole da fare sarebbe stata quella, sì, di farlo presente magari, no? Ma non costringere il testimone a uniformarsi alle dichiarazioni in questura, ma tener conto poi successivamente di queste differenze per valutare la sua attendibilità. Ma certo all'accusa non interessava squalificare i propri testimoni, disponibili o riottosi che fossero, e in molti casi cercò soltanto di ratificare le pseudoprove ottenute nel chiuso delle stanze di questura, dove il dichiarante doveva sostenere il confronto con anche 4 o 5 persone e la difesa dell'imputato non poteva controllare la spontaneità delle sue dichiarazioni. Anzi, risulta abbastanza probabile che l'imbarazzo di molti testimoni di fronte ai verbali contestati dal PM rivelasse forzature delle loro parole in quei frangenti, mentre per altri è ineliminabile il sospetto che fossero stati preparati in anticipo. Così scrisse Liliana Elisei. A dire il vero, qua e là si avverte questa regia che manovra dietro le quinte. Tante testimonianze sembrano predisposte a tavolino o imbeccate, come quella della sperduto malatesta, ma la femmina analfabeta, povera donna,
forse andrò un po' oltre con la mia testa galoppante, ma qualcosa di artefatto, di non spontaneo si avverte in certe testimonianze. Le lunghe pause di una figlia di Pacciani, mentre deponeva, come se non ricordasse le parole che le erano state a dir poco suggerite, perché non dicesse che il male ricevuto, tenesse per sé le malefatte proprie, come le scappatelle dal collegio, i denari che carpiva dal libretto paterno per passarli al bulletto di paese, l'innamoramento col prelato. Ma adesso passiamo al primo testimone, che ci fu quello stesso giorno, quello stesso 23 maggio, fu in coda all'ultimo, che fu Lorenzo Nesi. Di Lorenzo Nesi abbiamo già parlato, abbiamo visto che Lorenzo Nesi era fu uno di quelli che quando il presidente gli chiese se voleva essere ripreso dalle telecamere, disse è uguale, insomma, riprendete. Giusto per capire un po' il personaggio, leggiamo quello che scrisse Liliana Elisei di lui. Ma poi c'è il playboy, il gagarone nostrano, il gano, il duro di Sanfrediano di buona memoria, perché in tal modo si è acconciato per venire a deporre. Sale spavaldo i 4 gradini, si accomoda con gesti studiati che vogliono essere eleganti, disinvolti, maniche della giacca rivoltate, onde mostrare orologio e ori. E poi l'effetto, signori della corte, no? L'effetto del giallo intenso della maglietta dal collo riverso su quello della giacca blu. Chissà quante prove davanti allo specchio, verrò bene, verrò male alla TV. Praticamente Lorenzo Nesi non disse nulla. Lorenzo Nesi disse quello che aveva detto in istruttoria, di Pacciani che gli aveva fatto la vanteria di sparare ai fagiani con la pistola, i fagiani cascavano giù come sassi, e poi c'era la famosa questione della lettera che sarebbe stata mandata da Pacciani in carcere per le figlie a Vanni, e poi Vanni avrebbe chiesto a Lorenzo Nesi di accompagnarlo dall'Angiolina per fargli vedere questa lettera che in istruttoria Lorenzo Nesi aveva detto che c'erano dentro cose brutte, qui disse che c'erano dentro cose gravi, ma poi successivamente questa lettera sarebbe poi cresciuta. Io ho scritto un bell'articolo sul mio blog, farò un video, uno speciale su questa lettera di Pacciani a Vanni, magari finita questa narrazione dell'epopea Pacciani. Tra l'altro, quella fu l'occasione in cui i due, Nesi e Pacciani, si incontrarono, si guardarono, e che poi Nesi da questi sguardi avrebbe fatto una sua deduzione che lo avrebbe portato a raccontare un episodio in cui avrebbe visto Pacciani in macchina vicino a Scopeti, dicendo appunto che questo incontro, secondo lui, Pacciani aveva fatto finta di non riconoscerlo e il motivo era quello, perché aveva paura che raccontassi di questo episodio, ma questo lo vedremo più avanti. Comunque quella udienza del 23 maggio si concluse con Lorenzo Nesi, che fu il primissimo dei testimoni a essere sentito. L'udienza successiva vide 6 testimoni, che erano Emilio Calosi, Walter Ricci e la moglie Laura Mazzei, Antonietta Sperduto e i 2 figli, Laura e Luciano Malatesta. Cominciamo un po' a vedere le dichiarazioni di Emilio Calosi. Emilio Calosi era stato un vicino di casa di Pacciani a Montefiridolfi. Aveva lavorato anche lui per l'azienda per la quale lavorava Pacciani, quella dei fratelli Rosselli del Turco. A dire il vero, pare che di aziende ce ne fossero 2, perché erano 2 fratelli, uno ne aveva una, uno ne aveva un'altra. Questo Calosi abitava a 1 chilometro da Pacciani, faceva il trattorista nella sua azienda. Quando Pacciani arrivò a Montefiridolfi, lui abitava nel posto dove poi andò ad abitare Pacciani, vicino a dove andò ad abitare Pacciani. E proprio in quella circostanza cambiò casa e andò appunto a 1 chilometro. Su questo il PM volle saperne di più. Leggiamo questo scambio di Calosi col PM per far presenti 2 elementi molto importanti. Uno è la questione che ho detto prima, di questa contestazione a sondi verbali, di quello che il testimone aveva detto in questura o in procura, ma prima del processo, e quello che invece disse al processo. E poi vediamo anche quanto veramente fosse assolutamente irrilevante ai fini delle prove sui delitti del mostro
quello che si voleva far dire a questi testimoni. Ma leggiamo questo scambio di Calosi col PM. PM, lei è andato via prima che arrivasse lui. Come mai è andato via? Come mai? Perché siccome gli era 8 anni che c'ero e poi veniva lì, insomma, ne cambiarono 2 o 3 per quelle bestie, insomma, io mi venne a noia. Cioè cambiarono 2 o 3 di queste persone che andavano a guardare le bestie della fattoria e lui alla fine gli venne a noia, dice. Avevo già chiesto prima di conoscere, cioè aveva già chiesto di andare via prima di sapere che arrivava, questo sembra di capire, no? PM, di andare via e però si trasferì proprio nel momento in cui arrivò lui. Sì, non è che per caso la ragione è diversa, dice il PM. La ragione per cui si trasferì lei ha detto che era perché voleva cambiare casa. Sì, anche. Miglioravo, venne l'occasione di poter andare via, dice Calosi. L'occasione in che senso? È perché gli arrivava un altro, lo conoscevo, insomma, prima c'ero tornato per far compagnia a una famiglia che c'era già. Quindi poi gli arrivava uno nuovo, io non c'avevo più nulla di impegno, insomma. PM, signor Calosi, lei però alla polizia giudiziaria nel verbale del 13 luglio 90 a questo proposito ha detto una cosa diversa sul motivo per cui si trasferì. La ricorda o vuole che legga con l'autorizzazione della corte cosa ha detto? Ma io non me lo ricordo. Via, allora leggiamoglielo, dice il presidente, naturalmente. Leggiamoglielo. Con il Pacciani abitavamo in 2 case coloniche di proprietà della fattoria in via Sant'Anna 1, dove abitavo io, e via Sant'Anna 3, dove abitava il Pacciani. Le case erano una di rimpetto all'altra e separate da una strada interpoderale. Quando giunse il Pacciani, tramite il fattore seppi che questo era stato in carcere per aver ucciso un uomo, perché è trovato a far l'amore con la sua fidanzata. Per tale motivo e perché avevo convenienza parlai con i proprietari e mi trasferì in un'altra casa. È così, dice il PM. È così, ho firmato anche. Come mai non l'ha detto prima? Che necessità c'era, eh? Non mi sono ricordato, dice Calosi. Mi sembra di averlo saputo dopo. E allora qui ci si deve domandare che necessità c'era di tirar fuori questo argomento. Cioè qui si sta parlando di una persona che quando stava per andargli ad abitare vicino uno che venne a sapere che era stato un assassino, era stato in galera, aveva cambiato casa. Ma questo, cioè riguardo qualcosa che poteva ma nemmeno dipingere Pacciani come un cattivo, cosa c'entra questo? Il fatto che le persone accanto a lui lo temessero perché lui era stato un assassino, questo cosa c'entra? Ma Calosi raccontò altri quisquili, altre cose che con il Pacciani assassino non c'entravano niente. Vediamone qualcuna. Raccontò che Pacciani teneva la moglie chiusa in casa. Era chiusa la casa e lei la ci porgeva la roba dalla finestra. Se c'era bisogno di qualche cosa ce la dava dalla finestra. Io penso che Pacciani tenesse la moglie chiusa in casa perché la moglie, nella sua ingenuità, no? La moglie si sa che aveva problemi, diciamo che non si tirava troppo indietro quando qualcuno voleva approfittare di lei. No? Poi minacciò un guardiacaccia con il forcone. Questo guardiacaccia doveva essere quel Gino Bruni che Pacciani trovò con la moglie dentro il capanno. Però comunque Calosi lo aveva solo sentito dire e non l'aveva visto. Poi minacciò un omonimo di Calosi, un certo Carlo. Questo Carlo era un lattaio, portava il latte a casa di Pacciani e Pacciani lo minacciò con un coltello. Anche questo il testimone l'aveva solo sentito dire, ma anche questo bisogna pensare che il lattaio è classico, no? Il lattaio che va a casa a portare il latte e che magari coglie l'occasione per offrire qualcos'altro alla moglie, no? alla donna che c'è dentro. Poi raccontò che Pacciani aveva tagliato i cespugli davanti casa, questo su invito del PM, il PM voleva sapere queste cose che Calosi aveva dichiarato in precedenza e aveva tagliato questi cespugli davanti a casa sua perché in questi cespugli ci andavano delle coppie a amoreggiare e Pacciani disse come giustificazione, raccontò Calosi, che lo aveva fatto perché non voleva che le figlie avessero questo spettacolo davanti agli occhi e anche qui ci si domanda questo che valore probatorio potesse aver avuto. Poi si era vantato di aver preso dalla finestra e sparato a degli animali
aver preso una volpe, una lepre, sparandogli dalla finestra. E poi venne fuori una cosa che poi avrebbe avuto degli sviluppi, venne fuori già da Calosi che Pacciani aveva avuto una relazione con una certa Malatesta, e questo però già si sapeva, perché era la Sperduto, no? Moglie di Malatesta. E cosa disse Calosi? Raccontò di questa donna che ballava, non ballava, insomma c'era questa storia del ballo. Poi Calosi raccontò anche dell'amicizia col postino, l'amicizia con un maresciallo dei carabinieri, raccontò di vibratori, raccontò di riviste pornografiche, ma a proposito delle prestazioni sessuali di Pacciani bisogna leggere questa cosa, questa è veramente una cosa. PM, si vantava per caso delle sue capacità amatorie e dei suoi attributi? Sì, questo sì, dice Calosi. In che modo? Ma insomma, lo dica via, l'ha già detto. Diceva che gli era forte, gli era bravo, poi raccontava anche delle bischerate, insomma, il PM. Che bischerate? Ce le dica, se lei le sa che erano bischerate, perché tenerle per lei e basta? E diceva, gli era andato con una donna, gli aveva mangiato i ceci, gli sortinno tutti fuori, pst. Ai tempi c'era la leggenda dei semi di cocomero, qua c'è la leggenda dei ceci. PM, vabbè, è proprio una bischerata, ha ragione lei. Va bene, insomma, cioè qui giusto per descrivere, insomma, non si può non prendere atto di quanto attorno alla figura di Pacciani in questo processo ci fosse di irrilevante riguardo la sua presunta colpevolezza per i delitti del mostro. Insomma, si faceva di tutto per descrivere un personaggio che si presumeva che potesse poi essere presentato come un mostro credibile, ma ci si domanda questi elementi qua, queste cose qua, che valore avessero, insomma, no? Per quanto di bocca buona potessero essere giurati, però insomma, alla fine comunque il gioco riuscì. Allora adesso arriviamo agli altri testimoni di quella giornata, i due coniugi Walter Ricci e Laura Mazzei. Ecco, ricordo che Laura Mazzei era la cugina di secondo grado di Mario Vanni, e in queste testimonianze in effetti il discorso di Mario Vanni era molto sentito dall'accusa, cioè questo Mario Vanni forse si presagiva già fin da allora che avrebbe potuto costituire una buonissima carta per il futuro. E a Walter Ricci si chiese di Pacciani, Walter Ricci non è che raccontò molto di Pacciani, raccontò di quando era andato a mangiare a casa sua, ma raccontò di Vanni che aveva paura, e raccontò sempre di questa benedetta lettera. Poi venne interrogata la moglie, Laura Mazzei, e le vennero fatte sempre le solite domande. Della moglie voglio leggere un trafiletto che riguardava sempre la descrizione di un Pacciani pervertito. Vediamo in che modo. Ricordo che appunto la coppia era stata invitata una volta a mangiare a casa di Pacciani e aveva portato con sé anche la figlia piccola. Sentiamo, piccola ma non troppo, comunque leggiamo. PM, signora Ricci, mi perdoni un attimo, ricorda se in quell'occasione, o prima o dopo, il Pacciani tenne un comportamento che a lei e a suo marito sembrò scorretto in qualche modo? Ma rimase perplessa di qualcosa? Lei ha riferito in proposito, ce lo ha detto anche suo marito, qualcosa alla polizia. Ho visto casomai un po', dagli sguardi un po', perché è un uomo. Ci spieghi, signora? È un uomo, almeno per quello che conosco io, è un uomo molto apportato alle donne, cioè insomma che gli garbano le donne, insomma. Un uomo che gli piacciono, comunque perlomeno per quello che vedo io, sì, degli sguardi così, anche verso la mia bambina, che stava a sedere lì nel prato, però non posso dire altre cose, perché i gesti né con me né con mia figlia l'ha mai fatti. Quanti anni aveva la sua bambina? La mia bimba avrà avuto 13-14 anni, non di più. E qui arriviamo alla testimonianza di Antonietta Sperduto. Antonietta Sperduto che non fece altro che ripetere le cose che aveva detto in istruttoria di fronte a PM, a procura e a questura. Insomma, però fu abbastanza evidente, io questo l'ho già fatto presente nel video dove ho parlato di lei, le cose le vennero tirate fuori un pochino a forza, e poi l'impressione
e che la donna fosse stata molto molto preparata. È la stessa impressione che ebbe Liliana Elisei. Io ho già nel trafiletto c'era già questa donna, ma leggiamo meglio quello che Liliana Elisei scrisse di lei. Qualcosa di artefatto, di non spontaneo, si avverte in certe testimonianze, come, ripeto, in questa donna che, imbranata nel parlare, non sa se deve disconoscere l'imputato o ammettere di averci persino ballato a una festa di paese. E qui interviene lo stesso Pacciani, chiamandosi in causa a rammentargli il ballo del paese e che lei, anziché ballare il tango, ballava il ballo del capretto. Forse si usa così al suo paese meridionale, ma che a lui non andava e poi lo disgustava un certo odore che aveva addosso. E qui ricordo che in questa occasione ci fu la famosa commediola di Pacciani col ballo del capretto. No? A dire il vero, Pacciani era già intervenuto su questa malatesta, su questo sperduto, contestando le dichiarazioni di Calosi, tra le quali appunto c'era questa malatesta, e già lì tirò fuori questo ballo del capretto, no? Ma poi ci fu, quando la malatesta parlava, ci fu il suo intervento e questo è notissimo, povera donna che ci rimase molto male naturalmente. Ma continuiamo il racconto della Elisei. Si ricorda bene invece la Sperduto in Malatesta un approccio dove lui, forse in macchina, le tormentava troppo il seno. Quale subitaneo ritorno di memoria? Come non dubitare? Il PM gongola ed è qui che si evidenziano le imbeccate, la sua quotazione risale. Ci dica signora, quale seno, destro o sinistro? Sì, sinistro, ed era come un ossesso, dice lei, come un ossesso, stringeva che non sopportavo il dolore. Più pilotata di così, questa testa si muore. Dopo la malatesta fu la volta, dopo la Sperduta, Antonietta Sperduto fu la volta dei suoi figli, di Laura e Luciano Malatesta. Ricordo che Antonietta Sperduto era la moglie di Malatesta che si era impiccato nell'80-81 mi sembra, e si ventilò l'ipotesi che a ucciderlo non fosse stato un suicidio ma fosse stato lo stesso Pacciani. Ecco, dopo la donna testimoniò una delle figlie, Laura, l'altra figlia, Milva, era morta, poverina, con il figlioletto in un incidente, mi sembra nel 93, l'anno prima. Testimoniò Laura, che disse, non è che disse molto, ma disse che lei era piccola ai tempi, ma aveva visto il padre picchiato da Pacciani. E poi testimoniò Luciano che oggi come oggi sappiamo che racconta un sacco di storie, non si sa quanto vere, lui dice naturalmente per lui sono vere, ma che all'epoca tutte queste storie non le aveva raccontate. Allora su Malatesta probabilmente non su di lui, ma insomma su queste storie di sette, di cerimonie esoteriche, un giorno o l'altro farò un video, farò uno speciale. Cominciamo però a mettere lì qualche sassolino, perché le cose che dice oggi Luciano Malatesta all'epoca non le diceva. In dibattimento, vediamo cosa disse della morte del padre. Senta il PM, ha mai chiesto a qualcuno, si è capito qual era il motivo per cui si era impiccato? Malatesta, non l'ho chiesto anche perché io lo ritenevo un gesto possibile per il mio babbo. Perché? Possibile? Chiese il presidente. Sì, perché già altre volte aveva manifestato l'intento, lui beveva molto. Io non capivo cosa lo portava a bere e in qualche occasione l'ho anche fatto desistere io a fare questo gesto. Insomma, in questo momento Malatesta sta dicendo che suo padre si era ucciso e poi si vedrà che questa cosa non era così tanto vera, non sembrerebbe non fosse stata così tanto vera. Qui vediamo le reazioni del giorno dopo. Questa è la Nazione in un articolo di Mario Del Gamba. Giornata dura per l'agricoltore di Mercatale, la sua ex amante lo inchioda in aula. Pacciani mi mordeva sul seno. E questo è un po' un articolo dove ci sono tutte queste descrizioni. Mi sembra che Mario Del Gamba fosse molto colpevolista. Va bene, allora, il giorno dopo si proseguì con queste testimonianze nel tentativo di dimostrare quanto cattivo fosse l'imputato, e l'accusa, che mise questi testimoni in un certo ordine con una sapiente regia,
calò le sue carte più grosse, insomma quelle che riteneva che fossero più grosse, e i familiari di Pacciani, la moglie e le 2 figlie. Dalla moglie non si riuscì a tirar fuori niente, e dalle figlie molto di più, in ambito, diciamo così, in ambito più che altro mediatico. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.